Amici del canale, ben ritrovati dal vostro Marco Fonti, Honda Marine Rimini. È passato un po' di tempo dall'ultima volta, a parte qualche short mentre ero in ferie. Come vedete qui c'è il 150 cavalli, 135 per la precisione, che è uguale a 115 e 150, e sul quale il mio progetto è quello di fare la guida al tagliando perfetto. Perfetto è una parola grossa, però fare la guida al tagliando. E gli abbonati hanno già visto qualcosa, vi descrivo velocemente. Sarà una guida per eseguire un tagliando base, dove spiegherò come fare, che attrezzi usare, e ovviamente darò anche qualche piccolo suggerimento sui trucchetti e sui punti chiave da verificare in questo motore, perché per far sì che vada tutto bene e non vi crei problemi e vi faccia divertire e vi dia tante soddisfazioni. Ma purtroppo, o per fortuna, come già detto, c'è una novità che è arrivata da poco, da pochissimo, e adesso mi piazzo e con grande gioia vi faccio vedere. Ta-da! È arrivato Mr. Majestic. Mi piace Mr. Majestic, dall'idea dell'imponenza, anche perché comunque è imponente, cioè, è bello grosso. Adesso se io mi metto comunque sul cavalletto e sono al pari, diciamo, della pinna del piede, bel testone, bello grosso. Allora, come mai c'è questo motore qui? Allora, dopo che è cominciata la mia avventura con il canale, dove smontavo i motori, i primissimi video e anche alcuni successivi hanno ottenuto un ottimo risultato, e in tanti li avete guardati, in tanti mi avete scritto, e io ovviamente, un po' gasato da questa cosa qua, quando è uscito il 350 sono andato dai signori della Honda e gli ho detto: ma perché non facciamo una cosa del genere anche per il 350? Quindi invece di fare le presentazioni, solo le presentazioni come fanno tutti, quindi la dichiarazione dei cavalli, e le prestazioni, e le prove, quello che fanno tutti, facciamolo anche vedere come ho fatto io con quelli là, un po' più nel dettaglio, un po' più nello specifico, un po' più sotto il vestito. E insomma, qualche giorno fa ti mandiamo un motore. Mi ha mandato un 350. Non so che motore è e cosa potrò fare, e quindi il mio pensiero, la mia ipotesi è che sia un preserie, quindi un motore che fa parte di quel lotto dei motori che escono dalla casa per fare i test. Non è che mi danno un motore che dopo deve andare sul mercato, non pensate neanche. E per me è un preserie, in questo momento non lo stanno utilizzando, perché altrimenti credo, perché io parlo per ipotesi, perché non mi hanno detto nulla, credo che rimangano a disposizione comunque dei cantieri per fare i servizi fotografici. Se un cantiere sviluppa un prototipo, una barca nuova per fare le prove, ci sono queste collaborazioni. Quando il motore è uscito un paio d'anni fa, io gli avevo fatto la proposta, non si erano buttati via, anzi la cosa era piaciuta tanto, però insomma il motore, dopo tanti anni di attesa, e le richieste c'erano, le vendite ci sono state, la produzione non è che sia partita subito con dei numeri mostruosi, quindi
il motore da darvi non c'era, come già detto, sicuramente non mi danno da fare qualcosa del genere un motore che poi viene venduto, viene commercializzato, non ci pensate neanche, Honda non fanno queste cose. Probabilmente i preserie erano tutti impegnati nei test, nei collaudi, e quindi il motore fisicamente non c'era. Invece adesso ce n'è uno qui. Allora, non mi hanno detto nulla. Ho detto, cosa posso fare? Fai il video, fai quello che vuoi, però chiaramente non so fino a che punto posso arrivare per smontare, per farvelo vedere, diciamo, in maniera un po' più approfondita. Io intanto comincio, chiaramente i filmati verranno visti anche da chi di dovere, finché un giorno mi diranno, beh, adesso anche basta, insomma, quindi smontare. Quindi, ben inteso, comunque il motore per fare il suo lavoro deve venire messo a posto, quindi dove io smonto, dopo devo rimontare, non è che poi metto tutto in una scatola di montaggio, rispedisco e saluti e baci, non funziona così. Già mi fanno una cortesia importante, un'operazione di fiducia ancora più importante. Io spero che i video che seguiranno saranno interessanti, spero che ci sia un buon seguito, perché più c'è seguito, più io potrò smontare e farvi vedere come è stato concepito, come è stato sviluppato. Cosa importante, essendo un preserie, potrebbe non essere assolutamente identico a quelli che sono in commercio adesso, perché si evidenzia, scusate, qualche cosa da migliorare, un particolare da rivedere o che altro, poi quando parte la produzione di serie ovviamente queste cose vengono aggiornate, quindi potrebbe davvero non essere identico, ma chi se ne frega, insomma, comunque a grandi linee il motore è quello lì. Quindi, oh, ma guardate che bello, è proprio figo, sì, che è un gigante. L'ho messo sul cavalletto più robusto che ho, gli ho dato anche una pulita perché è arrivato bello impolverato, e va a capire in che magazzino era stoccato. Quindi niente, da domani si comincia. Tolgo il coperchio, tolgo le plastiche, e il primo velo cadrà e vediamo un pochettino come è organizzato sotto. Bene, sono eccitatissimo e contentissimo, non vedo l'ora di cominciare, di farvi vedere un po' come è fatto, ecco, che lo devo vedere bene anch'io, perché ancora non si è entrati nello specifico di questi motori, credo insomma sono troppo nuovi, troppo recenti. Quindi dai, molto carico. Ciao a tutti, dai, a presto.